E se vi dicessi che per quasi 20 anni l'Unione Sovietica, una delle due superpotenze mondiali, ha vissuto con il terrore di una bomba atomica italiana? Una bomba che, spoiler, non abbiamo neanche mai costruito. No, non è la trama di un film di spie, anche se ha tutti gli ingredienti giusti. Segreti militari, accordi sotto banco e un bluff colossale. Questa è la storia di come l'Italia ha messo in scena il più grande e audace inganno geopolitico della storia, usando solo un incrociatore, un Alfa Romeo e il potere del silenzio. È la storia di come abbiamo convinto il mondo di poter scatenare l'inferno nucleare senza mai avere nemmeno il fiammifero per accenderlo. Prima di iniziare il nostro viaggio nel tempo, però, se vi piacciono queste storie di intrighi e segreti, fatecelo sapere. Iscrivetevi al canale, commentate e condividete questo video con chi pensate possa apprezzarlo. Ci aiutate tantissimo a continuare a produrre contenuti come questo. Per capire la portata di questo bluff, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, in un'epoca in cui il mondo viveva col fiato sospeso. Siamo negli anni 50 e 60, la guerra fredda. Non era una guerra fatta di eserciti schierati su un campo di battaglia, ma una guerra di nervi, di spie, di propaganda e soprattutto di ombre. E l'ombra più grande di tutte era quella del fungo atomico. Da un lato c'erano gli Stati Uniti e la NATO, dall'altro l'Unione Sovietica e il Patto di Varsavia. Entrambi i blocchi accumulavano arsenali nucleari così potenti da poter distruggere il pianeta più e più volte. La dottrina che regolava questa follia era la distruzione mutua assicurata, in inglese Mutual Assured Destruction, o MAD, un acronimo che significa pazzo. E l'idea era davvero folle. Nessuno avrebbe mai lanciato il primo attacco, perché la risposta sarebbe stata così devastante da cancellare entrambi. In questo gioco mortale, la potenza non si contava con carri armati, ma in megatoni. E l'Italia? Beh, in questo scenario eravamo quello che in gergo si chiama uno stato di prima linea. Geograficamente, eravamo il fianco sud della NATO, una penisola protesa nel Mediterraneo, un confine caldissimo tra l'Occidente e le influenze sovietiche. Politicamente, eravamo una democrazia giovane e un po' turbolenta, con il più grande partito comunista d'Occidente, un dettaglio che ai nostri amici americani non piaceva per niente. E militarmente, eravamo considerati un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro. Vulnerabili, esposti e soprattutto privi di quello che contava davvero, la bomba atomica. Essere una potenza nucleare non significava solo possedere l'arma finale, significava sedersi al tavolo dei grandi, essere ascoltati, rispettati e temuti. Significava che nessuno avrebbe osato toccarti, perché il prezzo da pagare sarebbe stato troppo alto. La Francia, di De Gaulle, lo capì al volo e si costruì la sua feroce Force de Frappe. Persino la Svizzera, simbolo della neutralità, valutò seriamente di dotarsi di un arsenale atomico. L'Italia era un bivio: accettare un ruolo da comparsa o trovare un modo, qualunque modo, per far credere al mondo di essere più forte di quanto non fosse. La scelta fu tanto geniale quanto rischiosa. Di fronte a questa situazione, la classe dirigente italiana dell'epoca, politici e militari scafati, capì una cosa fondamentale: se non puoi essere una potenza nucleare, forse puoi fare finta di esserlo. Iniziò così un gioco sottilissimo basato sull'ambiguità strategica. L'obiettivo non era costruire la bomba, costava troppo, era politicamente pericoloso e vietato dal trattato di pace. L'obiettivo era molto più astuto: instillare un dubbio costante e paralizzante nella mente dei nostri avversari. Questa strategia ci trasformò in quello che gli analisti chiamano uno stato soglia, cioè uno stato che, pur non avendo mai armi nucleari, ha le conoscenze, le tecnologie e le industrie per costruirle in tempi brevi. Non eravamo una minaccia dichiarata, ma una minaccia potenziale. E in una partita a scacchi globale, dove un errore di calcolo poteva scatenare l'apocalisse, il potenziale faceva paura quasi quanto la realtà. Non fu un caso, ma una politica studiata a tavolino e portata avanti per decenni. Una serie di mosse che, viste da sole, potevano sembrare slegate, ma se le guardavi con gli occhi di un analista del KGB a Mosca, il disegno diventava chiarissimo e molto allarmante. L'Italia stava costruendo un puzzle che, una volta finito, avrebbe avuto la forma di una bomba atomica. E il primo pezzo di questo puzzle fu messo in Puglia. A proposito di analisi e aggiornamenti, se volete rimanere sempre informati con notizie quotidiane, date un'occhiata al nostro blog e non dimenticate di seguirci sui nostri social. Ci trovate su Facebook e Instagram. Immaginate di essere un contadino sulle Murge alla fine degli anni 50. Un giorno, tra Gioia del Colle e Altamura, vedete spuntare dal nulla delle enormi stature metalliche. Sono missili, alti come palazzi di 6 piani, puntati dritti al cielo. Sono i PGM-19 Jupiter. Tra il 1959 e il 1963, 30 di questi bestioni nucleari americani furono installati in Puglia. Erano armati con testate da 1,44 megatoni, ciascuna quasi 100 volte più potente della bomba di Hiroshima. Sulla carta erano missili americani sotto controllo NATO, ma la realtà era molto più sfumata e, per Mosca, molto più inquietante. Il sistema di lancio era a doppia chiave.
Per far partire un missile servivano due consensi, quello americano e quello italiano. Fisicamente c'erano due chiavi, e una di queste era nelle mani di un ufficiale dell'aeronautica militare italiana. La 36esima Aerobrigata Interdizione Strategica, un'unità italiana, gestiva le basi. Cosa significava questo, visto da Mosca? Che sul suolo italiano c'erano 30 missili nucleari puntati contro le città e le basi del patto di Varsavia, e per lanciarli serviva l'ok di un italiano. In un momento di crisi, chi poteva garantire che l'Italia non avrebbe usato quella chiave? La differenza tra possedere l'arma e controllarne il lancio diventava un dettaglio insignificante. Per il Cremlino, l'Italia era di fatto una potenza nucleare con il dito sul pulsante. Questa esperienza diede ai nostri militari una familiarità incredibile con la gestione delle armi atomiche. Eravamo diventati gli apprendisti stregoni e il mondo se ne stava accorgendo. Ma era solo l'inizio. Mentre i Jupiter sorvegliavano la terraferma, in mare stava prendendo forma un pezzo del bluff ancora più audace. Nel 1961, dopo imponenti lavori di trasformazione dell'arsenale della Spezia, l'incrociatore Giuseppe Garibaldi tornò in servizio. Ma non era più la nave di prima. Era qualcosa di completamente nuovo. Una delle navi da guerra più avanzate al mondo, il primo incrociatore lanciamissili d'Europa. Un concentrato di tecnologia. Ma la vera sorpresa, il dettaglio che fece drizzare le orecchie a tutte le spie del mondo, era a poppa. Lì erano installati 4 enormi pozzi di lancio verticali, inconfondibili. Il design, le dimensioni, la disposizione, tutto urlava una cosa sola. Erano stati costruiti per ospitare i missili balistici Polaris A3, gli stessi che gli USA imbarcavano sui loro sottomarini nucleari, missili con una gittata di migliaia di chilometri e testate atomiche. E se vi piacciono questi approfondimenti strategici, vi consiglio di dare un'occhiata alla nostra rivista digitale. Dentro ci trovate analisi geopolitiche esclusive e splendide gigantografie da collezione. La Marina Militare non cercò nemmeno di nasconderlo. Tra il 1961 e il 1962 furono fatte diverse prove di lancio con dei simulacri, per testare i sistemi. Il 31 agosto 1963, nel Golfo di La Spezia, ci fu un lancio dimostrativo che finì su tutti i giornali del mondo. Ora, torniamo nei panni del nostro analista del KGB. Hai appena visto l'Italia dotarsi di missili nucleari a terra, con tanto di chiave italiana, e adesso la loro nave ammiraglia se ne va in giro per il Mediterraneo con 4 tubi di lancio per missili balistici nucleari. Certo, alla fine gli americani i Polaris veri non ce li diedero mai, per motivi politici. Ma a Mosca come facevano a saperlo con certezza? Anche se l'avessero sospettato, il messaggio era arrivato forte e chiaro. L'Italia non solo voleva diventare una potenza nucleare, ma stava costruendo i mezzi per farlo. Il Garibaldi era una pistola carica, anche se le pallottole erano ancora nella scatola. Il dubbio era stato seminato, ma il capitolo più segreto della storia doveva ancora iniziare. Se i missili Jupiter e l'incrociatore Garibaldi erano le parti visibili del bluff, giocate alla luce del sole, quello che successe negli anni 70 fu il capitolo più segreto. Il nome in codice era Programma Alpha. L'obiettivo? Dare all'Italia un missile balistico tutto suo, capace di trasportare una testata nucleare. Il nome dell'azienda coinvolta suona quasi surreale, Aeritalia, con la partecipazione, tra le altre, dell'Alfa Romeo. Sì, proprio l'azienda delle auto sportive. Ma dietro questa stranezza c'era una logica di ferro. L'Italia degli anni 60 e 70 aveva un'industria aerospaziale nucleare civile di primo livello. Avevamo centrali nucleari, reattori di ricerca e un know-how tecnologico all'avanguardia. Riconvertire questa competenza da civile a militare era un passo tecnicamente possibile. Il programma Alpha, partito nel 1971, era incredibilmente ambizioso. Si trattava di sviluppare un missile a 2 stadi a propellente solido, con una gittata di 1600 km, abbastanza per colpire dall'Italia quasi tutte le capitali del patto di Varsavia, Mosca inclusa. La testata prevista era da 1 megatone. E non era solo un progetto sulla carta, stiamo parlando di un programma concreto, con test reali. Tra il 73 e il 75 i motori furono testati con successo. E poi, dal poligono di Salto di Quirra, in Sardegna, partirono i lanci. Il primo, l'8 settembre 1975, fu un successo. Il missile seguì la traiettoria prevista, ne seguirono altri 2, entrambi positivi. Anche se i test erano super segreti, è impensabile che le spie sovietiche, ma anche quelle alleate, non sapessero nulla. Satelliti, informatori, intercettazioni. Il segreto totale in questi casi non esiste. E per il nostro analista del KGB, questo era il pezzo finale del puzzle. L'Italia non solo aveva missili americani con chiave italiana e una nave pronta a lanciare missili nucleari, ora stava testando con successo i propri missili balistici. La domanda non era più se l'Italia avrebbe avuto la bomba, ma quando. E proprio al culmine del bluff, l'Italia si preparò a giocare la sua ultima, astutissima carta. Mentre il programma Alpha andava avanti in segreto, sulla scena diplomatica si giocava un'altra partita.
Nel 1968 era stato aperto alla firma il Trattato di non proliferazione nucleare, TNP. Un patto semplice: chi ha la bomba si impegna a ridurla, chi non ce l'ha si impegna a non costruirla mai. In cambio ottiene accesso alla tecnologia nucleare per usi pacifici. Quasi tutti i paesi si affrettarono a firmare e ratificare. Ma l'Italia fece una cosa strana. Firmò subito, ma poi per anni si dimenticò di ratificare. La ratifica parlamentare, l'atto che rende un trattato legge, rimase bloccata in un cassetto. No, perché non fu una dimenticanza, fu una mossa calcolata, fredda e geniale. Finché l'Italia non avesse ratificato il trattato, era legalmente libera di continuare a sviluppare un'opzione nucleare. Era come tenere una porta aperta. Questo ritardo, durato fino al 1975, era il lato pubblico della strategia dell'ambiguità, un messaggio per il mondo e soprattutto per Mosca. Non abbiamo ancora deciso, tutte le opzioni sono sul tavolo. Mentre in segreto testavamo i missili in Sardegna, in pubblico ci rifiutavamo di chiudere la porta nucleare. Questa tattica, come ha spiegato lo storico Leopoldo Nuti, serviva a mantenerci in quello status di potenza sulla soglia. E funzionò! Creò incertezza e diede all'Italia un peso negoziale che altrimenti non avrebbe mai avuto. E quando finalmente, nel maggio del 1975, l'Italia ratificò il trattato, il mondo tirò un sospiro di sollievo. Sembrava una resa, ma in realtà la ratifica arrivò solo dopo che il bluff aveva dato tutti i suoi frutti e i test del missile Alpha avevano già dimostrato di cosa eravamo capaci. Non fu una resa, ma la fine calcolata di un capitolo. Avevamo fatto credere di avere un poker d'assi e poi, con eleganza, ci siamo alzati dal tavolo prima che qualcuno potesse chiedere di vedere le carte. Ok, però fermiamoci un attimo. Mettetevi nei panni di un generale del patto di Varsavia a metà degli anni 70. Cosa vedeva quando guardava l'Italia? Beh, primo, vedeva i missili Jupiter in Puglia, operativi per anni, con ufficiali italiani che partecipavano al lancio. Un potenziale attacco nucleare dal fianco sud. Secondo, vedeva l'incrociatore Garibaldi, una delle navi più potenti del Mediterraneo che pattugliava il mare con 4 silos perfetti per lanciare missili balistici nucleari. Terzo, i suoi servizi segreti gli passavano rapporti allarmanti su un programma missilistico nazionale, nome in codice Alpha, con test riusciti in Sardegna per un missile capace di arrivare a Mosca. Quarto, vedeva che l'Italia aveva un'industria nucleare civile avanzata, con reattori e scienziati in grado, teoricamente, di produrre materiale fissile per una bomba. E quinto, vedeva che per 7 anni l'Italia si era rifiutata di ratificare il trattato di non proliferazione, tenendo aperta la sua opzione nucleare davanti a tutti. Mettendo insieme i pezzi, la conclusione per Mosca era quasi una certezza. L'Italia o aveva già la bomba nascosta da qualche parte, o era a un passo dal costruirla. Poteva essere un bluff? Forse. Ma in un mondo basato sulla distruzione mutua assicurata, il rischio di sbagliare a valutare era troppo alto. L'Unione Sovietica non poteva permettersi di ignorare la minaccia italiana. Doveva trattarci non come una pedina, ma come una potenziale potenza nucleare. E il bluff aveva funzionato alla perfezione. L'Italia, senza spendere le cifre folli di un vero programma nucleare militare e senza subire l'isolamento politico, aveva ottenuto quello che voleva: essere temuta. Avevamo creato una percezione di potenza che, in quel contesto, era efficace quanto la potenza stessa. Ma la storia del bluff atomico italiano finisce ufficialmente con la ratifica del trattato nel 1975 e lo stop al programma Alpha. Ma la sua eredità è enorme. Per quasi 20 anni l'Italia ha giocato una partita di poker geopolitico con carte che non aveva, convincendo un avversario formidabile di avere in mano una scala reale. E cosa ci abbiamo guadagnato noi da tutto ciò? Beh, un maggior peso politico nella NATO e nel mondo. Un rispetto che la nostra sola forza militare convenzionale non ci avrebbe mai garantito. E soprattutto un deterrente credibile che ha protetto la nostra sicurezza in uno dei periodi più pericolosi della storia. Ancora oggi qualcosa di quell'epoca è rimasto. L'Italia partecipa al programma di condivisione nucleare della NATO, ospitando testate americane nelle basi di Ghedi e Aviano. In un certo senso siamo ancora uno stato soglia, ovvero una nazione senza armi atomiche proprie, ma legata a doppio filo alla deterrenza nucleare dell'alleanza. E questa vicenda ci lascia una lezione potentissima. In geopolitica, come nella vita, ciò che gli altri credono tu possa fare è spesso più importante di ciò che puoi fare davvero. La percezione della potenza, a volte, è essa stessa potenza. E la storia del nostro finto arsenale atomico è la cronaca perfetta di come una nazione, armata di audacia e intelligenza, sia riuscita a proiettare un'ombra atomica sul mondo senza mai dover accendere il fuoco. Questa è solo una delle tante storie incredibili che si nascondono nella storia recente, storie che ci mostrano come la realtà superi spesso la fantasia. Ma adesso sono curioso di sentire cosa ne pensate. Conoscete altri bluff clamorosi come questo, nella storia militare o politica? Scrivetelo qui sotto nei commenti, la discussione continua lì. E se questo viaggio nell'Italia segreta vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime storie. Grazie per avermi seguito fino a qui e alla prossima!